Ciao a you e benvenuti nel mio canale Ex Siderurgica. Erika Synth Perkons, sì, finalmente ne parliamo. Ne parliamo perché me l'avete chiesto, solo che io ho bisogno di tempo per fare le recensioni, perché ho bisogno di provare le macchine. Quindi io questa macchina qua l'ho presa, l'ho provata un po', perché se faccio una recensione ne parlo a distanza di 1 o 2 settimane da quando l'ho presa, ma di che parlo? Cioè, che vi dico? Invece ho voluto un attimino provarla, fare vari test, integrarla in diversi setup, eccetera, e adesso posso argomentare un pochino meglio questa macchina, anche perché questa è una macchina che comunque ha un certo prezzo ed è di una certa fascia di macchine, per cui è necessario dedicargli un po' più di tempo ed è necessario dover dire le cose come stanno realmente. Ora vi racconto una breve storia. La breve storia è che io mi sono innamorato di questa macchina perché, come sapete, sono andato a una fiera, Roma Modulare, e c'era lo stand di Erika Synth. Mi ho detto devo provare il Perkons, lo devo assolutamente provare, quindi mi sono messo là con tanta pazienza, ho fatto la fila per provarla, ho fatto una jam e da quella jam in poi l'unico pensiero in testa è rimasto su di lei. Che cosa è successo? È successo che poi nel provarla mi sono reso conto che effettivamente era una delle poche macchine che avevo provato che suonava proprio il sound, il tipo di timbro e il tipo di suono era molto simile a quello Eurorack, a quello a cui ero abituato con i moduli, e quindi niente, ho detto sarà che questa può essere una macchina che si integra bene con Eurorack, proviamo un po' e vediamo, e quindi sono stato lì a valutare un pochino l'idea di comprarla, solo che chiaramente sono 1800-1900 euro di macchina, la cosa si faceva veramente impegnativa. Quindi cosa ho fatto? Ho preso tutto il mio vecchio sistema Eurorack, l'ho venduto ad un amico che, tra l'altro, poi se andate nel piano di abbonamento trovate questo amico che compra tutto il mio sistema Eurorack e mi chiede informazioni su come utilizzarlo, quindi gli faccio una specie di introduzione all'Eurorack e può essere interessante perché è diviso in 3 puntate. Niente, ho venduto tutta questa attrezzatura e ho raccimolato un po' di soldi per prendere il Perkons. Ho contattato Erika Synth e gli ho detto se volevano collaborare con me per fare qualche contenuto su YouTube. Loro molto 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 gentili hanno accettato questo tipo di collaborazione, hanno detto però che volevano puntare un pochino di più sui moduli Eurorack, quindi mi hanno mandato l'LXR di cui già vi ho parlato. E poi ho chiesto anche se c'era una possibilità, insomma, di provare il Perkons. Loro mi hanno detto giustamente che Perkons col cazzo che me lo mandano. Mi hanno fatto uno sconto, quindi io tramite lo sconto, tramite il fatto che avevo già recuperato un po' di risparmi, ho detto vabbè dai, sai che c'è, facciamo sta mattata, compriamo il Perkons e vediamo se può essere una macchina, non dico definitiva, la macchina definitiva non esiste, però se può essere una macchina che effettivamente fa quello che sto cercando. E devo dire che insomma mi sta regalando delle belle soddisfazioni, mi ha regalato delle belle soddisfazioni, ma veniamo alla cosa più importante, cioè andiamola a vedere un attimo da vicino, vi spiego un attimino come è strutturata, ma soprattutto quello che volevo anticipare è che sì, ho sentito dire un po' in giro che la macchina costa troppo. No, cioè nel senso sì, costa troppo, costa tanto, però se prima di tutto se fate un paragone con le top di gamma di Electron, chiaramente se stiamo parlando di un Analog Rhythm o di una Octatrack o quel che è, comunque c'è l'Analog Rhythm, mi sembra che nuova più o meno costa sui 1700, anche quella 1700 e qualcosa, magari la si può trovare a qualcosa meno, ma la fascia di prezzo è quella, cioè costa uguale all'Electron, così come potrebbe essere un'alternativa il Pulsar, ma il Pulsar pure quello costa 1800, insomma siamo lì, dai, siamo poco sotto i 2000 euro. E un prezzo del genere, una cifra del genere, per gli appassionati di sintetizzatori, quindi per gli appassionati, anche per i professionisti giustamente, ma io mi considero principalmente un appassionato, faccio una scelta del genere e le spendo quelle cifre, perché se mettete a confronto qualsiasi passione, qualsiasi
scimmia, come la vogliamo chiamare, l'utente è disposto a spendere quei soldi. Prendi qualcuno che ha la passione per la fotografia, io ho anche la passione per la fotografia, se devo comprare una macchina fotografica o una videocamera e so che c'è un prodotto che fa le cose che promette, che dice che fa delle cose in particolare, che ha un tipo di workflow, come lo volete chiamare, specifico, magari costa 2.000-3.000 euro, io quelle 2.000-3.000 euro le spendo perché voglio lavorarci con questa roba e quindi sì, cioè, il prezzo è in linea, non è troppo caro e non è economico e questo ci fa pensare, ci fa capire che comunque se costa questa cifra la macchina deve essere per forza strutturata bene. Quello che però fa veramente la differenza sul prezzo è che siamo abituati a delle macchine principalmente molto digitali, quindi l'Electron è una macchina molto digitale, poi anche se l'Analog Rhythm ha un motore analogico, varie funzioni, però comunque è una macchina prettamente digitale, quindi ha un controllo hardware limitato, cioè ha dei bottoni per il sequencer e dei encoder limitati, cioè gli encoder dell'Electro sono 4, 5, quanti sono relativi alle pagine del display, quindi tu giri la pagina del display, ti associa le varie voci ai potenziometri che hai e puoi lavorare solo con quello. Cioè fondamentalmente sull'Electron il tutto a pannello ve lo sognate, a meno che non vi prendete le piccine come la Model Sample o la Model Cycle che ha tutto a pannello, sì, ha tutto a pannello però selezionando la voce, quindi ogni voce viene associata a tutti i controlli a pannello. Qui invece stiamo parlando di un'altra cosa, un'altra categoria, cioè qui abbiamo un hardware che ci permette di manipolare tutto a pannello, cioè non c'è niente che va sotto menu, non c'è un display, non c'è niente. E tutto quest'hardware che vedete, cioè manopole, tasti, eccetera, sono roba di qualità. Cioè non sono gli encoderini di merda che dopo 3 mesi che li muovi anche velocemente, sai, quando fai le sguillate live, quando sei lì che ci vai forte, a un certo punto si sgangherano, si scassano. Questi sono dei manopoloni da fornello del gas, cioè questi qua sono delle manopole che, cioè, capito, il fornellino del gas, la stufa, c'ha queste robe qua, quindi dagli de botte, dagli de gira, non, si sente che sono solide, ma soprattutto sono tanti. Poi ci sono gli switch, poi ci sono i sequencer, perché i sequencer in questa macchina non sono uno, ma sono 4 indipendenti, e le manopole dedicate all'LFO, tutta questa serie di hardware, tutti i jack nel dietro, le uscite, gli ingressi, i send, le mandate, tutto. È tutto di qualità, è tutta una roba che a farla, raga, costa dei soldi. Costa molto di più fare questa che un Electron, chiaramente. Quindi io direi andiamo a vedere come è strutturata, vi faccio vedere un attimino e poi ne parliamo in maniera più approfondita. Allora, questa è la nostra bella macchinetta, ok? E qui c'è, eccola qua, il Perkins, lo vedete? Ok, allora, ci abbiamo, è strutturata in questo modo, cioè una voce, 2 voci, 3 voci, 4 voci, tutto un blocco di effetti e volume e compressore, un blocco dedicato all'LFO e le modulazioni, il sequencer, eccolo qua, che ha 4 linee di sequencer indipendenti. Ora, ogni voce è praticamente uguale, cioè nel senso i controlli sono 4 cloni, cioè sono tutte e 4 uguali. Per ogni voce si può controllare il tune, il decay, il parametro 1 e il parametro 2, che variano a seconda dell'algoritmo, perché questi sono algoritmi e ci sono uno switch che fa 1, 2 e 3 e 3 modi dell'algoritmo, quindi per ogni algoritmo ci sono 3 modalità, ok? Ogni volta che si cambia l'algoritmo questi 2 parametri intervengono in maniera diversa. Poi c'è il filtro cutoff che è multimodo, quindi c'è uno switch che ci fa passa alto, passa banda e passa basso con lo switch, quindi nel momento in cui andremo a cambiare questo lavorerà in maniera diversa. Poi c'è un drive che è il livello di saturazione, ok? Poi c'è un livello del volume e una mandata effetti che si rifà a
il delay principale che è qui, che tra l'altro è un grandissimo delay, a me piace un sacco, ed è un delay con la gestione del tempo, del feedback e del mandata master principale. In questo stadio qua abbiamo anche il volume del master, il delay può essere lungo o corto, e il colore del delay, quindi c'è una specie di filtro, può essere chiaro, scuro o normale, insomma, e si possono modificare tramite gli switch. Poi abbiamo tutta la parte dedicata all'LFO, l'LFO relativo al delay, quindi questo LFO andrà a modulare il delay. E poi c'è un compressore che sulla carta dice che lavora in maniera ottica, che lavora bene, insomma, dà una bella spinta. Poi se ci spostiamo verso il basso abbiamo tutto il comparto dedicato alle modulazioni dell'LFO, che però questo LFO, indipendentemente da questo, lavora su tutte le voci, e tutte le voci possono, e l'LFO può essere assegnato a qualsiasi parametro di tutte le voci tramite questo matrix che vedete scritto qui sopra, quindi tune, decay, parametro 1, parametro 2, VCF, drive, FX, livello. Tutti questi, tipo battaglia navale, ovviamente, se io vado a dire attiva la modulazione, quando vado sulla linea dedicata al sequencer, perché questa linea qua è relativa a questa voce, questa linea qua è relativa a quest'altra voce, e così via, 3 e 4, io posso dire che la modulazione dell'LFO deve andare sulla voce 1 e deve andare a modulare il tune, oppure il decay, oppure il VCF, e così via. La seconda voce invece l'LFO deve andare a modulare il parametro 1, e sulla terza l'effetto, e sulla quarta il decay, e così via. E per ogni voce posso decidere l'intensità dell'LFO tramite questo, il 10%, 20%, 30%, così. Questa è una specie di no, scusate, ho sbagliato. Questo è praticamente quanto interviene l'LFO. Lo posso fare su questo o su tutto il resto. Ovviamente se sulla voce 1 io dico che l'LFO deve lavorare sul VCF a un'intensità massima, e sul tune vado a selezionare, deve lavorare a metà, ecco qua che mi conserva i parametri dell'LFO. Tutto questo, ovviamente, l'LFO è singolo, cioè lavora in maniera univoca, cioè l'LFO è uno solo, quindi se io vado a dare un LFO sulla prima voce, lo vado a dare sulla seconda e sulla terza, ovviamente lavorerà sempre lo stesso LFO e sarà condiviso per tutte le voci. Poi c'è questo bel manopolone qua che regola la velocità del sequencer, e qui c'è tutta una serie di controlli che sono controlli per registrare le automazioni, per play, stop, reset, insomma le varie opzioni di controllo della macchina. Se volete andiamo nel dettaglio. E diciamo che principalmente, e questi sono i vari tasti, relativi alle 4 voci, che in questo caso io ho impostato come mute, quindi attivo disattivo il suono, ma la cosa che mi fa impazzire è che questi tasti qui, li vedete, sono praticamente come quelli della 909, cioè praticamente sono come quelli che avevamo nelle tastiere del Commodore 64, le tastiere meccaniche. Questi sono tasti veri, gli stessi tasti che poi sono sul sequencer dell'Erica Synth, il drum sequencer Eurorack. E questi invece, questi tasti qua che vedete, sono i classici tasti a cui siamo abituati, che montava la 808. Quindi
diciamo che esteticamente anche nel mood c'è un bel po' di richiamo nostalgico ad avere dell'hardware che ci ricordasse lontanamente 808 e 909. Quindi la macchina è una macchina massiccia, bella, pesante, con dei fianchi di legno importanti, un peso molto 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 importante, cioè qui si parla di non so quanti chili, ma è un bel carro armato, tutto in acciaio e il legno che ha nei fianchi. E poi se andiamo a vedere dietro abbiamo tutta una serie di belle cose, perché qui abbiamo clock in e clock out, quindi trigger che si può sincronizzare con Eurorack. Poi abbiamo trigger in per ogni voce, il che vuol dire che possiamo mandare dei trigger esterni, possiamo usarla anche con dei pad, drum pad per suonare la batteria con le bacchette, i trigger che partono qui e fanno partire i suoni. Poi c'è mandata e ritorno, quindi output, return e send, che ci permette di uscire e rientrare e passare tipo per esempio per degli effetti a pedali, oppure processare dal modulare e rientrare qui dentro per ogni voce singola. Poi c'è lo slot della SD card che inizialmente era solo per il firmware, poi dopo con il nuovo firmware che hanno aggiornato hanno dato la possibilità a tutti noi di buttarci dentro dei campioni audio personalizzati. E poi c'è il MIDI in, MIDI out, quello classico DIN, poi c'è un uscita cuffia, uscita audio principale e un send e return per sostituire al posto del delay di base, quello che sta nella macchina, possiamo metterci effetti esterni. Quindi rimettiamola giù e poi c'è lo switch di alimentazione, eccetera. Quindi già solo con questa panoramica qua voi capite bene che stiamo parlando di un hardware importante, cioè è proprio un hardware importante questo, non è un hardware adattato per cercare di risparmiare, per poter, cioè sì, magari uno ha la sensazione con una macchina Electron di avere più possibilità entrando nel menu, facendo cose un po' più avanzate. Sì, effettivamente c'è qualche cosa che si può fare in più, però non vi lasciate ingannare dal fatto che questa sia tutta hardware, perché questa macchina ha una flessibilità tale da non far mancare nulla di Electron. Cioè io avrei voluto tanto tenere delle macchine Electron, perché le ho provate tante, ho provato la Syntact, le macchine vecchie Electron, mi piace molto il sequencer di Electron, amo il sequencer di Electron, l'ho sempre amato, però non ho mai amato così tanto il suono di Electron. Questa che cosa fa? Ha il sequencer di Electron, se non meglio, poi dopo se ne parla, e il suono che è 10.000 volte meglio di Electron, almeno per me, a gusto mio, ragazzi. Cioè, poi se vi piace Electron state da Electron, non fa niente, non mi offendo, però per me questa macchina qua ha un suono totalmente diverso rispetto a Electron, più caldo, più grosso, con una bella distorsione e con gli alti, le alte che non impastano, perché su Electron impastano, non c'è niente da fare, e un headroom del volume principale che è infinito rispetto a Electron, che a un certo punto schiaccia tutto e non c'è verso di farla suonare come si deve, almeno per me. Niente, fermiamoci un attimo e andiamo a vedere un po' come suona e che cosa fa nelle cose principali del menu, insomma tutte le cose che ci interessano di più. Eccola qua, accendiamo. Allora, la macchina si accende, cioè chiaro, e dunque andiamo subito a vedere come si comporta. Qui possiamo regolare il tempo del sequencer. Ora, se vogliamo vedere, perché siamo abituati alle macchine che quando lavorano con un hardware che sembra così, insomma, analogico, c'è da fare una precisazione. È importante questa precisazione. Questa macchina non è analogica, cioè le voci che vedete, le 4 voci, sono digitali,
cioè le sorgenti audio degli oscillatori sono digitali, ma tutta la circuiteria, quindi filtri, saturatori, volumi, mixer, eccetera, eccetera, è tutto analogico, quindi è un ibrido digitale analogico. Questo vuol dire che le sorgenti audio sono digitali ma passano dentro a dei VCA e dei filtri analogici, un po' come funziona per Eurorack, che tutta la struttura è analogica ma puoi comunque decidere di mettere all'interno degli oscillatori digitali e processarli nel percorso nel circuito analogico. Questo è importante perché si fa spesso confusione col fatto che è tutta digitale. No, non è tutta digitale, no, è digitale analogica. Ora, siccome l'impostazione è molto stile analogico, il tempo, come vedete, è con questo potenziometro che da 0 a 10 ci dice lento, veloce, ok, però se noi vogliamo vedere effettivamente quanti bpm dobbiamo lavorare, possiamo farlo in diversi modi. Tipo, se io premo lo shift e lo muovo, mi fa vedere quanti bpm ci sono. Come faccio a capire quanti bpm siamo? Semplice. Allora, io faccio così e sono a 100 bpm, ok? Ora posso muovere da qua, ma posso anche fare così, ok? Questo significa che se io la voglio a 140 bpm devo fare così. Ora sono a 140 bpm, credo. Non ne sono così convinto, ma insomma. Sì, comunque sono 140 e così vado nello specifico. Vediamo se sono 140. Facciamo partire un kick. Sono a 140, ok? Bisogna farci un po' l'abitudine perché comunque siamo abituati a vedere tutto con i display, quindi questa è veramente una roba. Vedete, se io adesso vado qua e premo play, sto andando lento, eccetera eccetera. Questo comunque è comodo perché almeno c'è la possibilità di farlo, quindi io adesso mi vado a impostare tutto a 140, quindi 140, 1 2 3 4, ok? Ora andiamo a lavorare sulla prima voce, e questa macchina qua ha di bello che ogni voce può essere sia percussiva sia melodica che drone, ok? Quindi che a cascata io posso decidere che un oscillatore come il primo, per esempio, vada in oscillazione, aumento il decay e mi va a flusso continuo. Se chiudo il decay, ovviamente la macchina si ferma, ok? Questo posso usarla sia così che tramite il sequencer, quindi io adesso faccio una cassa in 4 sul primo canale e vediamo come lavora. Ok, allora adesso io mi posso aggiustare il tune, posso decidere il decay, posso decidere l'algoritmo, e per ogni algoritmo ho 3 modalità diverse. La prima aumenta un po' il click iniziale, la seconda cambia drasticamente il suono, la terza anche cambia il suono in maniera decisa, ok? Ora posso andare a lavorare con il parametro 1 che mi fa una sorta di wave shaping, e il parametro 2 non è altro che un inviluppo sul pitch, estremo e minimo. Questi due parametri ovviamente variano a seconda dell'algoritmo, però principalmente per la voce 1 questo tendenzialmente è l'inviluppo sul pitch. Poi abbiamo il filtro, passa alto, passa basso,
e bandpass, passabanda. Ok, quindi fatemi vedere se sto registrando. Sì, ok. Poi abbiamo ora mettiamolo in passa alto. Poi abbiamo il drive, cioè il livello del volume è questo, e questo è il drive. A tutto fuoco. E poi c'è la mandata effetti che vado a regolare da qui. Però ho mandato tutto in clip molto in maniera molto gradevole. E il delay può essere corto o lungo, fino a fare una specie di carpool strong, o lungo. E questo tramite le impostazioni di menu, perché ci sono delle impostazioni iniziali, si può anche sincronizzare il delay. Adesso, prima non si poteva fare, dopo l'aggiornamento del firmware si può fare. E poi schiarisco e scurisco il delay. Ok, poi posso andare a modulare il delay. Ok, che altro si può fare con una voce soltanto? Si può andare a decidere di mandare un LFO. Se io mando un LFO, vado su mod e dico che voglio che questo LFO mi lavori sul pitch della prima voce. Ok, quindi vado su tune del primo sequencer e gli dico che voglio che me lo spari tutto. A sto punto io vado a aumentare il livello di modulazione e ho le varie onde a disposizione. Sentite nell'FO? Qui ho la velocità. Ok? La cosa più bella di tutte è che le onde sono le classiche onde, quindi sinusoidale, quadra, triangolare, eccetera, ma c'è, oltre ad esserci quella random, ok, c'è quest'onda qua che è l'onda più bella del mondo, che è un'onda disegnata così, ok, che è una specie di saettella, come la vogliamo chiamare. Questa ci permette di fare, almeno a me permette di fare dei rumble molto interessanti. Quindi se io adesso vado a sincronizzare l'LFO, sincronizzo, aumento la velocità e a seconda dell'onda aumento il decay. E se vado su quest'onda sentite che bel groove. Ora la stessa cosa si può fare per tutte le altre voci. Su la voce 2 abbiamo altri algoritmi, che praticamente gli algoritmi si dividono in porzioni di frequenze, quindi parte dalla frequenza più bassa fino a salire e arrivare alle frequenze più alte, quindi diciamo che frequenze basse, frequenze alte, per essere più semplici come idea. Quindi qui possiamo, tramite queste due voci, generare sia kick che baseline o linee melodiche,
e su queste qui possiamo fare hi-hat, clap, snare, lì sempre linee melodiche e insomma tutta la parte alta. Ora, se io voglio fare la stessa cosa sul canale 2, basta che faccio cassa in 4, sono su modulazioni quindi sto sbagliando tutto, faccio cassa in 4 e faccio stare zitta la voce 1 col mute e vado avanti e mi lavora sulla prima. Stessa cosa, i parametri sono uguali, cambiano solo parametro 1 e parametro 2 a seconda dell'algoritmo. E anche qui posso andare a dire che mi deve modulare l'LFO, la voce, il tune, sempre sincronizzato. Così io adesso avrò due kick che lavorano più o meno alla stessa maniera, faccio stare zitto questo, quell'altro e l'altro. Ovviamente il suono è diverso perché sono algoritmi diversi. Ora, su ogni andiamo avanti, terza voce facciamo un pattern semplice ma diverso, quindi facciamo così. Ok, qui abbiamo tutta una serie di algoritmi questo quasi sembra un tom, no? Quindi io posso andare a fare una frullata. Qui viene un clap, poi gli dà un po' di delay. Ok, stessa cosa, ora qui faccio stare zitto tutto, ma gli algoritmi. Qui c'è il Carpool Strong, che tra l'altro è uno dei suoni che mi ha convinto a comprare questa macchina. Ok, e poi andiamo alla parte degli hi-hat praticamente, perché qui come avete visto c'è tutta una sezione relativa a, diciamo, principalmente a clap, snare, cose più o meno su quel range, su quel tipo di frequenza. Qui invece abbiamo tutta una roba che va più sulle alte, quindi qui possiamo fare un bel sedicesimo. Ok, qui abbiamo, qui tipo il parametro 2 interviene sull'inviluppo di attacco, qui invece una specie di riverbero, il filtro è sempre uguale, il drive eccetera, pitch, ma poi il bello è che nell'algoritmo 3 noi possiamo andare a lavorare su campioni audio. Io in questo caso ho lasciato
dei suoni che forniva Erika Synth nella macchina, ma ne ho caricati altri miei, quindi ho caricato tipo il piattino della 909, l'hi-hat della 909. Quindi se io vado sull'algoritmo 3, eccolo qua, il nostro amato hi-hat. Facciamo così per farvi capire di che stiamo parlando. Ok? Sul parametro 1 mi abbassa il sample rate, sul parametro 2 in questo caso è impostato che mi cambia il punto di inizio del campione audio, filtro sempre la stessa storia, delay. Poi gli altri suoni sono il ride e il crash, quindi io con l'algoritmo 3 vado a selezionare il modo 1, 2 e 3 e mi cambia il campione audio. Ok, ora detto questo, che cosa succede? Che ogni voce sul sequencer può essere modificato tramite i vari parametri, ok? Quindi che significa che se io adesso vado a cancello tutto quello che ho fatto sulla voce 2, ok? E vado a fare una sorta di baseline, quindi no, chi sei te? Non ti ho cancellato? No, non ti ho cancellato, quindi clear, ok, adesso sì, vado, ho zittato tutte le altre voci e vado a fare una sorta di, che ne so, ok? A sto punto io posso andare a usare i parameters lock. I parameters lock funzionano nella maniera più semplice possibile, come siamo abituati su Electron. Quindi io vado su ogni step, modifico il parametro di qualsiasi cosa e lui me lo cambia. Ok? Ora, questi parameters lock ovviamente possono essere associati a qualsiasi cosa. Altre funzioni semplici ma comunque non scontate del sequencer sono tipo lo shuffle e il groove, ok? Quindi se io vado qui adesso a dargli una filata di sedicesimi di piattini, ok? Sentite che lavora diritto, ok? Se io vado su shuffle, facciamo play, vado su shuffle, posso dire allo shuffle che mi deve lavorare in percentuale, ok? Quindi shuffle su questa voce fino a spalzarlo tutto, ok?
Se invece voglio non dare lo shuffle ma dare un groove, questa modalità di groove ci permette di andare a dare degli accenti con una percentuale, ok? Quindi se io vado qui, tolgo lo shuffle e gli vado a dare con lo shift il groove, ok? Poi altra cosa importante è che ogni linea del sequencer può essere poliritmica, quindi se io voglio fare questa, la voglio far durare 5 e stessa cosa anche questa. Ok? Lavorano tutte indipendenti. Altra cosa bella è che quando si fanno questi lavori di poliritmia, spesso il sequencer si può non allineare bene e c'è la possibilità di riallinearlo durante il live. Quindi io premendo reset vado a resettare il sequencer, tutto si rimette a posto. Ok? Che altro dire? Poi ci sono questi che sono la cosa molto figa del Racket e LOTS. Ora, se io vado solo sulla linea di cassa, ok, posso decidere che se vado qui faccio ok, se io adesso premo questa e gli dico che voglio LOTS, posso dire che questo step deve suonare ogni divisione che c'è scritta qua sopra, quindi ora suonerà una sì e una no, ora suonerà due no e una sì, ora suonerà tre no e una sì e così via fino a 8. Ok? Quindi questo ci permette di fare molte cose. Di arricchire il sequencer e fare in modo tale che la mancanza dei 64 step che questa macchina non ha, perché questa macchina lavora a 16 step, non ci dia tutti questi limiti, perché se io posso decidere che uno step suona oltre i 16 step che ci dà, questo significa che possiamo andare oltre e possiamo creare delle sequenze molto più lunghe. Altra cosa che possiamo fare è registrare le automazioni. Quindi torniamo a... Io registro premendo REC. Il REC lo posso usare sia premendolo e tenendolo attivo, sia tenendolo premuto, ok? No, scusate, sto sbagliando voce. Se non ci dovesse piacere quello che abbiamo registrato come automazioni, possiamo cancellare o tutta la linea della sequenza facendo clear e selezionando questo, oppure andando a cancellare il singolo parametro automatizzato. Quindi se non voglio più che questo sia automatizzato, premo clear, lo muovo, resetto tutto e abbiamo cancellato tutti i parametri di automazione.
Se ripremo REC, questo me l'aveva registrato i parametri, quindi cancello e rifaccio. Altra cosa che ovviamente possiamo fare è decidere che una voce vada a fare un drone, quindi io adesso questa voce qua cancello tutto e faccio partire. Ok? Questo che significa che io posso registrare le modulazioni di questo alla velocità ma posso fare anche un'altra cosa molto figa che io utilizzo tanto, che se ovviamente io ho il sequencer che va a 140 bpm, registra le automazioni su questa linea qua, mi andrà a registrare le automazioni bloccate sui 16 step e alla velocità a cui sto andando. Ma se io vado a fare una divisione, il divide della velocità della singola traccia del sequencer, io posso andare a dirgli che questa singola traccia del sequencer deve andare più piano, quindi io posso andare a fare una divisione qui e dire ora ho sbagliato perché chiaramente ho fatto la divisione nel canale sbagliato, mannaggia me. Ok, resettiamo. Io voglio questa, quindi vado qui shift e gli dico dividimela. Ora questa si muove molto più lentamente delle altre. Ok, ho sbagliato di nuovo, questa si deve muovere uguale. Ok ragazzi, scusate, ma allora questa qui si sta muovendo più lenta e queste qui stanno muovendosi veloci. Questo che cosa vuol dire? Che se io adesso ho la cassa che va a tutto fuoco, voglio che questo drone faccia delle modulazioni molto più delicate, quindi attivo la innanzitutto cancello tutto, quindi io voglio, ho sbagliato di nuovo ragazzi, allora shift dividi, ok, adesso io voglio che queste modulazioni vengano registrate nella maniera più lunga possibile, quindi premo rec. Ok, quindi ora cancelliamo tutto. Quello che può fare anche
oltre a fare da drum machine e sintetizzatore, può anche fare la drone machine. Quindi questa è per me, cioè secondo me questa è una signora drum machine, una signora drone machine, perché nel momento in cui io non attivo il sequencer, ok? Non lo attivo, io faccio partire il primo drone. Ora c'ho un LFO attivo, cancelliamo tutti gli LFO, togliamo la sincronizzazione. Poi faccio partire anche quest'altro. E così via. Tutto questo poi automatizzabile con un bel sequencer diviso per uno su tutto nel modo più lento possibile. Vado a registrare i parametri. Quindi, come più o meno avete potuto vedere, si poteva parlare ancora di più perché, a parte le cose che vi ho fatto vedere al volo, ce n'è tante, cioè, ci vorrebbe un video da 7 ore per fare tutto il, diciamo, la review completa con tutte le funzioni, perché poi questa macchina qui ha una pagina di impostazioni principali che si attiva tramite mod shift mod. Sì, eccola qua, shift mod, scusate, l'ho
l'ho fatto, ho il coso in mano, Shift e Mood insieme, e si aprono queste voci che questi LED attivi li vanno a abilitare delle funzioni, disattivare delle funzioni. Ovviamente queste vanno guardate nel manuale, perché via via che aggiornano il firmware, giustamente loro aumentano le possibilità di modificare le impostazioni, però non è che potevano fare la grafica, cioè la serigrafia, cambiarla ogni aggiornamento, se no avrebbero dovuto fare una macchina nuova ogni firmware. Ma comunque, detto questo, su queste varie opzioni si può decidere se questi tasti fanno il mute oppure fanno il trigger, se il delay deve essere sincronizzato o no, se deve essere analogico o digitale. Si può impostare l'intervento delle automazioni, se è morbido, quindi graduale, oppure netto, quindi step per step. Insomma, c'è una serie di impostazioni che si possono andare a modificare tramite questa pagina di menu. Poi non vi ho parlato di tutta la questione del routing, perché questa macchina qua ha un routing apertissimo, cioè come avete visto prima dietro c'ha tutte le uscite e gli ingressi in mandata. Questo significa che per ogni voce è possibile assegnare un effetto in mandata, quindi io posso buttargli un pedalino distorsione alla cassa e rientrare tutto quello che vado a aggiungere come effetti esterni per ogni singola voce viene escluso dal delay della macchina. Quindi nel momento in cui utilizzate le mandate, l'effetto onboard si disabilita, si stacca. Niente, quindi ogni voce può essere processata e aggiunto un effetto, tipo questo, un riverbero, un distorsore, eccetera. Oppure si può rimandare nei moduli, uscire e rientrare. Insomma, dal punto di vista del routing, della connettività e della sincronizzazione MIDI, trigger, sync, tutto, non vi serve nient'altro, cioè tutto qua dentro. Potete uscire, rientrare, sincronizzare i moduli, sincronizzare le altre macchine, fare qualsiasi cosa, giustamente anche direi con tutti i soldi che costa, vorrei anche vedere se non l'avesse fatto. Però comunque sono cose che vanno dette e sono cose che effettivamente fanno il suo lavoro per bene. Quello che secondo me manca, però vabbè, sono scelte, cioè non è che manca, secondo me se avessero, è che il problema è che più cose aggiungi a questa macchina a livello hardware, più questa macchina diventa gigantesca, quindi chiaramente hanno dovuto a un certo punto darsi un limite proprio sotto tutti i punti di vista. Però ecco, per esempio, una cosa che un pochino mi ha fatto un po' soffrire è che i filtri hanno solo il parametro della frequenza, cioè la risonanza non c'è, quindi non sono autoscillanti e non hanno un parametro per aumentare la risonanza, cosa che io uso moltissimo, ma purtroppo qui non c'è. Vabbè, me ne farò una ragione, uso i filtri di Eurorack e mi diverto con quelli. Però ecco, questa è una di quelle cose che non c'è, ma al di là di questa e di altre scelte che ovviamente sono delle limitazioni necessarie, cioè la macchina lavora a 4 voci, però queste 4 voci, grazie ai parameters lock, possono diventare 30.000, perché ogni step puoi assegnare un algoritmo diverso, puoi assegnare un timbro diverso, quindi diciamo che la cosa si fa più articolata quando cominciamo a lavorare di parameters lock. Il compromesso rispetto a una macchina Electron, come vi dicevo, è sì avere meno voci, ma avere controllo totale hardware, mentre invece Electron vi dà tante voci, molte più opzioni profonde, però tutte tramite uno schermino, ed è come stare a lavorare su un computer. Invece qui è proprio una macchina hardware, punto e basta. Cioè proprio, diciamo che questa è la drum machine
un po' più di nicchia, un po' da hipster, come la vogliamo definire. Io è chiaro che con questa non è neanche una recensione, ve ne parlo e basta. Non vi posso manco, non vi posso manco consigliare di prenderla o no, perché non vi posso dare un consiglio. Cioè, la macchinetta semplice come faccio sempre lo stesso esempio perché ce l'ho qua come l'Electron Sample, ve la consiglio, sì, ve la posso consigliare perché tanto è una macchinetta che non è che costa tanto, che magari sull'usato si trova poco e uno il tentativo lo può anche fare, quindi vi posso anche suggerire di provarla, eccetera. Questa, ragazzi, prima di comprare una macchina del genere bisogna ragionarci per bene. Io ci ho ragionato un sacco, cioè ci sono stato 2 mesi con il cervello pieno di scimmie che mi dicevano comprala, no, non la comprare, chiedevo, mi sono informato, me la sono studiata. È impegnativa, è una macchina impegnativa. Questa è una macchina che se compri è perché l'hai deciso, perché deve essere la macchina tua e la devi provare. Poi è chiaro che come tutte le macchine, anche questa qua costosa, la puoi comprare con tutte le certezze che puoi avere e poi dopo la metti sul banco, la tieni 3 mesi, 4 mesi, la studi e a un certo punto ti rendi conto che sì, ok, però magari avrei fatto meglio con un'altra. Ok, però ecco, già qui si parla di affrontare una spesa del genere, lavorarci un bel po', valutare bene. Io ora questa sensazione non l'ho avuta perché per me questa macchina qua è finalmente una drum machine che può comunicare con tutti gli hardware che ho, che si rifà un po' alla tipologia di drum machine vecchie tipo 808, 909, quindi non sostituirà mai per me una 909, questo sia chiaro. Però ecco già il fatto che posso caricare dei suoni della 909, il fatto che comunque i timbri e alcune cose si riescono a fare molto simili, l'hardware effettivamente è tutto a portata di mano, i 4 sequencer sono insostituibili, io non so come farò mai nella vita a fare a meno di avere 4 sequencer separati, e le manopole da fornello del gas sono fenomenali, quindi questa è una macchina che si suona, si lascia suonare, si può gemmare, si può fare qualsiasi cosa. Per dronare è stupenda, cioè mi devo fare delle sessioni ambient solo con le voci di questa, non ho bisogno di nient'altro se non di un riverbero esterno che posso buttare dove mi pare, ma comunque una macchina da drone spaventosa. Chi la compra, il Percons, chi compra il Percons per fare delle linee melodiche più tradizionali, quindi usarla come sintetizzatore, e manca la tastiera, ma non c'è una tastiera, non c'è un modo per fare la scala cromatica, non c'è. L'unico modo è collegare una tastiera MIDI esterna al MIDI e suonarla con i tastini. Però ecco, se fai la scelta di comprare questa macchina qua per suonarla come se fosse un sintetizzatore Torino con la tastiera, hai sbagliato. Questo è un altro approccio, è una drum machine che all'occorrenza fa anche linee melodiche non quantizzate e droni. Detto questo, non so che altro aggiungere perché ce ne sarebbe, ho detto, tantissimo da dire. Probabilmente se ne parlerà ancora in questo canale di Percons perché tanto resta con me, per ora resta con me. Poi magari un domani se lo vendo ve lo spiego perché lo vendo, ma per ora resta con me perché è una bomba paurosa. Sono soddisfatto e vi invito cortesemente a alimentare i commenti del canale perché i commenti servono a far crescere il canale, quindi fatemi la cortesia, non mi scrivete messaggi in privato su Instagram, sugli altri social, perché non ce la faccio a stare dietro a tutto, tutta sta roba. Io ho bisogno che voi, se avete bisogno di qualcosa, mi commentate, anche a caso su un video qualsiasi e mi chiedete una roba, io lì vi rispondo, perché il commento su YouTube mi aiuta a far muovere l'algoritmo e a far crescere questo canale. Quindi vi prego e vi scongiuro, commentate, anche commenti a cazzo, anche commenti tattici, sì, ciao, bello, ok? Commentate, mettete dei commenti, cuoricini, fuochi, cose. Cerco sempre di rispondere quasi a tutti. Chiaro, qualcosa mi scappa, ma pace. E niente ragazzi, se vi volete abbonare, abbonatevi, ci sono dei contenuti, ogni tanto ci pubblico roba, non vi posso garantire il video mensile, quindi se vi abbonate vi aspettate un video al mese, un video a settimana o roba frequente non ce la posso fare. Se vi abbonate al canale è perché volete darmi una mano. Volete darmi una mano a far crescere i contenuti di questo canale e a darmi un minimo di riscontro economico per portare avanti tutte queste cose. Poi chiaramente quando ho possibilità aggiungo video anche per gli abbonati, contenuti per gli abbonati, gem particolari o comunque cose
Però ecco, non riesco ad avere una cadenza fissa, quindi se vi volete abbonare con questa intenzione, non lo fate. Vi ringrazio se lo fate per darmi una mano. Tutto il resto se ne parlerà poi. Intanto vi saluto e vi lascio con questo video lunghissimo nel quale non ho detto tutto e non ho parlato di tutte le funzioni del Percons, ma quantomeno qualcosa l'abbiamo visto. Ci vediamo alla prossima, state buone, ciao a you!